Allora, siamo in Palazzo Zevaios, dove ha sede Gallerie d'Italia a Napoli, e con la dottoressa Luisa Martorelli, storica dell'arte, esperta dell'Ottocento napoletano. Ha sempre rappresentato i nostri usi e costumi, le nostre abitudini alimentari, e soprattutto nel nostro recente passato si possono ritrovare rappresentate, raffigurate nei quadri. Volevamo sapere in quali artisti, in particolare dell'Ottocento, si possono ritrovare questi usi e costumi, questi alimenti tipici della nostra tradizione, soprattutto dell'Ottocento napoletano. Allora, nel secolo XIX avviene una piccola grande rivoluzione naturalistica che concede un passo in avanti sul tema della natura e della verità della natura, e quindi sugli oggetti di consumo, i prodotti di consumo che facevano parte del nostro cibo quotidiano. È sempre esistita la natura morta come genere di pittura nei secoli, dal 500, dal 600 fino all'800, ma nell'Ottocento c'è un aspetto, diciamo, quasi fotografico, di documentazione vera, reale, di quello che si poteva consumare. E scegliamo proprio un dipinto emblematico realizzato da Giuseppe De Nigris, che è un pittore poco noto, del pittore dell'Ottocento napoletano, che negli anni 70 realizza questa splendida natura morta con gatto, nella quale sono ben evidenti, anzi sono con una luce particolarmente accentuata, particolarmente lucente, messi in evidenza i prodotti basilari di un piatto tradizionale della cucina napoletana, con gli ortaggi, con i pomodori, le melenzane, un fascio di sedano e questi spaghetti ruvidi messi in primo piano, e un piatto di sarde che diventa cibo di attrazione per un gatto che sta al confine della scena. Si mette in evidenza proprio un piatto semplice, un piatto dei cibi che venivano consumati nella cucina tradizionale napoletana. Ed è, si può dire, è una scena quasi rara rispetto a quella tradizione invece di nature morte più antiche, che erano un po' in bella posa, mettevano in evidenza i prodotti della terra o i pesci o la cacciagione. Quindi nell'Ottocento c'è questa, diciamo, rivoluzione a favore della verità della natura, che ci avvicina al vivere quotidiano del popolo anche meno abbiente. Ora io sono qui vicina a un altro soggetto molto importante che è stato realizzato da un autore, da uno scultore dell'Ottocento che si chiama Vincenzo Gemito, abbastanza noto perché sono state fatte diverse mostre su questo artista. Vincenzo Gemito amava molto raffigurare i ragazzi del popolo. I ragazzi del popolo che, essendo una città, Napoli, una città di mare, vivevano la loro giornata in prossimità del mare, e lui li raffigura mentre giocano e pescano. Il famoso dipinto del famoso soggetto del pescatoriello, una scultura che trionfò all'Esposizione Universale di Parigi del 1878, raffigura proprio un bambino accovacciato su uno scoglio mentre tiene tra le mani una canna e tiene
tra le sue mani, oltre che la canna, un pesce, come diremo a Napoli, un pesce di cannuccia, un pesce povero. Lui ritorna, Gemito, su questi temi diciamo della fauna mediterranea e dedica alla figlia nel giorno del suo compleanno, come ci scrive sotto in calce al disegno, questo splendido scorfano, che è realizzato con una perizia di particolari, anche con un modo graffiato per sottolineare le luci, le ombre, quasi un ritratto di un pesce, potremmo dire. E lo scorfano sicuramente rientrava nella abitudine quotidiana del consumo anche delle persone meno abbienti. Lui lo realizza su una carta manoscritta, su una carta antica che aveva ritrovato da un rigattiere, perché come era abituato Gemito usava carte e cartoncini di tutti i tipi, basta che erano di un particolare assorbimento. Ma il dato interessante è che effettivamente questo pesce che si trovava sulle tavole napoletane e che normalmente veniva cucinato per le zuppe di pesce, e quindi nelle zuppe di pesce ci sono sia pesci grandi sia pesci piccoli, proprio quei pesci piccoli che pescavano i ragazzini vicino al mare. Per questo pesce lui riversa una particolare attenzione, dedicandogli quasi come una persona, un ritratto, e questo ci richiama al consumo quotidiano che a quel tempo, siamo anche in una data abbastanza avanzata, nel 1909, si era soliti cucinare nelle tavole napoletane.